amiche di unghie, benvenute in questo video refill con Acrigel, avrete letto dal video immagino. Allora, qui abbiamo 4 settimane di ricrescita, se non 5, non ricordo bene, è da un po' che avevo girato questo video, lo noterete anche dalle mie unghie che indosso, che sono vecchie, cioè che ce l'avevo un po' di tempo fa, vabbè comunque. Allora, diciamo 4 settimane, quindi refill, questa era una ricostruzione. Fatta anche lei con Acrigel e adesso stiamo andando a fare il refill. Dunque, siccome le sono piaciute, le vorrebbe un pochino più strette verso la punta. Sto togliendo solamente un pochino di lunghezza e con la fresa già aiutandomi un pochino a stringere i laterali dove posso, e poi continuerò comunque a farlo con la lima ovviamente. Sto togliendo, avete visto, un piccolo sollevamento che comunque andava tolto, e poi facciamo le solite cose: preparazione dell'unghia naturale, cuticole, eccetera eccetera. Prima di cominciare a preparare l'unghia naturale mi sto ridando un pochino la forma alle unghie, visto che comunque le vuole un po' più strettine. Lo faccio prima che il prodotto è più sottile e quindi faccio meno fatica, tra virgolette, con la lima manuale a ridare meglio la forma. Comunque dopo, in fase limatura dopo, lo continuerò a fare ancora un po'. Con questa punta cilindro, è una cilindro tronca, vado a sollevare la cuticola che è attaccata appunto alla lamina ungueale, ed avendo la punta, come dire, il bordo comunque tagliente, è tutta tagliente, cioè è tutta abrasiva, tutta la sua superficie è abrasiva, anche la punta. Con l'angolo, diciamo, con lo spigolo della punta, quella ci aiuta a sollevare la cuticola, a staccare la cuticola che è attaccata alla lamina ungueale. Invece la parte frontale, diciamo quel muro, quello ci aiuta a scansare, spingere e cominciare a far sollevare il gonnellino dell'altra parte di cuticola. Spero di essermi un po' spiegata. Comunque tutti i link ai prodotti che sto utilizzando li trovate giù nell'info box insieme ai codici sconto. Mi raccomando, aprite la freccetta sotto al video e lì vi compare una scritta, ci sono tutte cose e link vari dove potete trovare appunto le cose che utilizzo, informazioni varie. Sanding bands per preparare l'unghia naturale, grana 240, mi trovo molto bene con questi zebra. Ormai devo dire che quelli marroni, quelli che i primi, insomma, quelli che si usavano tanto tempo fa, i primi che sono usciti, poi dopo si sono inventati di farli anche zebrati, devo dire che mi trovo molto molto bene, e fra i due preferisco questi zebrati rispetto a quelli marroni. Vabbè, così, sempre a titolo informativo. Prepariamo l'unghia naturale e poi andiamo con i vari preparatori. Pulisco dalla polvere con il cleaner. Il cleaner è a base di alcol isopropilico, in genere non ci devono essere oli nel cleaner e quindi mi aiuta moltissimo ad idratare l'unghia naturale, quindi non passo poi nail prep, perché comunque anche i nail prep sono a base di isopropilico e aiutano appunto ad idratare l'unghia. Dopodiché una passatina di primer non acido e poi cominciamo con le cose che vanno in lampada. Questo è la base Care and Repair, anche, ripeto, tutto quanto giù nell'info box. Mando in lampada per 60 secondi e poi comincio l'applicazione dell'Acrigel.
Come avrete sicuramente notato, il pollice ha subito un incidente, quindi si è rotta l'unghia ricostruita e andiamo a ricostruire di nuovo. Faccio i tagli laterali nel form per permettere alla ciccetta, al polpastrello di uscire e questo mi consente di poter stringere meglio la nel form sotto, in modo che l'unghia ricostruita venga più affusolata, sia più affusolata e non larga. Questo che sto utilizzando è Acrigel Pink di Michelle Nails. Vabbè, ripeto per la terza volta che tutti i link li trovate giù nell'info box. Questo pennello è un pennello Acrylic 08 di Claudia, della nostra amica Claudia in stile. Anche per questi pennelli vi lascio il link di Instagram di Claudia, se siete interessate potete scrivere in privato a lei. Mi ci trovo molto bene, me lo vedete usare tantissimo. Ormai Acrigel già da qualche anno, non so, adesso sicuramente un paio d'anni utilizzo questi pennelli, diciamo, nati per la lavorazione dell'acrilico, anche per utilizzare Acrigel, perché la forma è migliore, aiuta tantissimo la pancia, il corpo del pennello ci aiuta molto. E soprattutto non si rovinano come purtroppo succede con quegli altri piatti, diciamo, quelli con la spatolina dietro, no? Quelli doppi. Beh, io non ne ho trovato uno di quei pennelli che sia durato, mi si sono rovinati tutti. Ok, adesso praticamente faccio refill sulle altre 4 unghie. Il pollice prima ho mandato in lampada l'allungamento, poi tirato fuori, ho completato la struttura con la seconda pallina, quindi ho fatto i pollici, me li levo subito, io li faccio prima. Ok, adesso vado a stendere il prodotto, insomma, come al solito Acrigel sulle 4 unghie. Farò lo stesso con l'altra mano, mando in lampada e poi la limatura. Dunque, volevo fare 2 chiacchiere per quanto riguarda i liquidi per lavorare Acrigel. Allora, i liquidi per lavorare Acrigel sono comunque composti di alcol isopropilico. Se voi li avete, basta che leggete le etichette e vi accorgete che sono gli ingredienti molto simili o quasi uguali a quelli di un cleaner. In tutti i cleaner c'è dell'acqua e anche nelle soluzioni per lavorare Acrigel c'è dell'acqua, però non possiamo sapere le percentuali dell'acqua, perché comunque la legge non obbliga a scrivere le percentuali e quindi i produttori scrivono gli ingredienti sì, ma non sono obbligati a scrivere le percentuali. Ora, in qualcuno c'è più acqua, in qualcuno c'è meno acqua. Per esempio, in questo cleaner che sto utilizzando adesso mi accorgo che c'è più acqua perché mi si attacca il prodotto al pennello. Devo bagnare il pennello più spesso, lo devo bagnare di più e quindi in quel modo riesco a lavorarlo. Quando mi si sta asciugando il pennello mi accorgo che il prodotto mi si attacca. Ora, per quale motivo moltissime aziende ci dicono di usare il prodotto loro per lavorare l'Acrigel eccetera eccetera? Perché comunque sono a conoscenza che in quel liquido c'è una magari bassa percentuale di acqua e quindi ti consente di lavorare meglio il prodotto. Quindi questa è una piccola così delucidazione, se non lo sapevate magari può essere utile a qualcuno. Comunque non c'è nulla di nascosto, voglio dire, gli ingredienti stanno scritti nelle etichette, quindi basta che leggete. Però è vero che in alcuni prodotti c'è più acqua, sono diluiti con più acqua, e in altri meno acqua. Quelli dove c'è meno acqua ci aiutano a lavorare meglio con l'Acrigel e comunque poi c'è anche una questione di evaporazione del prodotto, insomma evapora prima, ne devi usare di più. Ecco, questa è una piccola così, se vi può essere utile. Ok, quindi ho cominciato la fase della limatura, ridò ancora una volta un attimino
la forma e ho cercato con il prodotto di non allargarmi troppo in punta, ma di rispettare un pochino questo fatto di avere la punta un po' più stretta. E adesso con la fresa vado a togliere l'eccesso di prodotto e cominciare per bene la mia fase limatura, che poi comunque terminerò con la lima, perché sempre con la lima la termino, non riesco a farne a meno. Queste punte che mi vedete usare, come vi dico in tutti i video, le ho io. I miei contatti stanno giù nell'info box insieme a tutte le altre informazioni. Se volete avere info mi potete mandare una mail. Quindi questa è la mia solita limatura. Mi chiedete molte volte in privato a quanti giri questa fase utilizzo, a quanti giri utilizzo la fresa in questa fase, e all'incirca a 15.000, abbastanza alta, perché vi ricordo che le punte utilizzate a giri alti funzionano meglio. Praticamente non faccio quasi pressione in questa fase, non faccio pressione perché comunque non voglio andare a mangiarmi troppo prodotto. Per esempio invece nella fase di smontaggio, ecco, appena arrivata la persona che tolgo il vecchio prodotto, allora lì utilizzo una grana media. Questa è una extra fine. La grana media però anche lei la utilizzo a giri abbastanza alti, 15.000 come minimo, per andare a smontare il vecchio prodotto, sempre senza fare troppa pressione, perché se la fresa la mettiamo a giri alti lei lavora benissimo da sola e non c'è bisogno di fare troppa pressione, e ci aiuta essendo grana media appunto, la grit è abbastanza alta e mi aiuta a togliere il prodotto abbastanza velocemente. C'è chi si trova benissimo anche ad utilizzare una grana coarse o extra coarse addirittura. Io devo dire che non ho bisogno di alzarmi tanto con la grit, la grana media mi va benissimo. Per abbassare acrilico invece sì, utilizzo la grana coarse, perché effettivamente acrilico è più duro e la grana coarse mi aiuta molto di più rispetto alla media ad abbassare il vecchio prodotto. Comunque va bene, oggi chiacchiero una cifra. Ok, tolgo le varie pance, i vari eccessi di prodotto. La zona del giro cuticole comunque con la fresa viene molto meglio rispetto che con la lima, perché comunque con la lima rischiamo di poter tagliare, e in più è molto più facile con la fresa. In più queste qui hanno la punta liscia, non è tagliente, quindi anche quando mi avvicino alla pelle, passo proprio che la tocco la pelle, la punta è liscia e assolutamente non taglia. Mi vedete passare da sotto la punta appunto per alzare la struttura, ricrearmi la curva C, togliere eccesso di prodotto che non mi serve. E questo me lo vedete fare sempre, lo dico sempre le stesse cose.
Ok, allora l'ultimo step, uno degli ultimi step della fase limatura è quello della pulizia dell'unghia da sotto. Assolutamente non posso rinunciare a questo passaggio, sì, porta via un po' di tempo. Voi sapete che io tendo a fare il meno possibile, nel senso a cercare di accorciare i tempi il più possibile, ma questo passaggio in fase di refill assolutamente non posso ometterlo, non ce la posso fare, perché pensare che una persona va via che sotto alle unghie è rimasto tutto in questo modo è veramente brutto. Intanto ci sono degli spessori che vanno rimossi e poi l'unghia naturale comunque non mi serve a niente. L'unghia naturale si secca, comunque si sporca, per quanto uno si possa lavare le mani con lo spazzolino, se poi è una persona che cucina, che insomma le unghie si sporcano. E quindi, avendo la possibilità di poter pulire e di togliere quest'unghia che comunque non mi serve a niente, perché non è lei che mi dà la forza per mantenere la struttura in piedi, la vado assolutamente a togliere. Praticamente ogni volta noi regaliamo una nuova ricostruzione alle persone se facciamo in questo modo. Va bene, fatto questo vado a togliere la solita polvere con il solito cleaner, spazzolino di plastica che toglie benissimo tutti i residui di polvere, e poi andiamo finalmente a colorare. Coloriamo con un bel corallo tutto pieno di glitter. Questo è proprio strapienissimo di glitter, non sono neanche tanto sottili questi glitter, sono proprio molto evidenti. Nonostante tutto si stende molto bene questo colore, ormai ce l'ho da qualche tempo, sicuramente sono forse 2 estati sicuramente che ce l'ho. E va bene, qui stendiamo un gel color come facciamo sempre, faccio la doppia passata e poi faccio una semplicissima nail art. Ok, mi metto una goccina di paint sul piattino e lo vado a diluire con una goccia di sigillante, così è più facile perché questo paint è abbastanza denso e a volte scorre, diluendolo in questo modo scorre meglio e quindi non perde assolutamente di pigmentazione, rimane comunque pigmentatissimo e coprentissimo, però è molto più facile da utilizzare in questo modo. Vado a fare dei semplici petali di fiore, ma proprio voi sapete che io hashtag nail art semplici non sono brava, non ho pazienza e non credo di essere anche troppo portata a fare i disegni a mano, ma credo che fondamentalmente è la pazienza quello che mi manca per fare queste cose. Comunque va bene, qualcosina mi arrangio a farla, quindi qui faccio dei petali. Questo pennello è sempre di Claudia, è adesso non ricordo se è l'11 o il 7, forse è il 7, è il liner 7 mm, ma comunque ragazze, se contattate Claudia
io vi consiglio di prenderli praticamente tutti sti pennelli, perché li uso tutti, li uso veramente tutti, uno per una cosa, uno per un'altra, ma li uso tutti. Ehm, Va bene, faccio dei petali semplicissimi in questo modo, mando in lampada, e poi il centro del fiore lo vado a fare con un gel glitterato, trasparente ma glitterato, e che probabilmente in camera si vede poco perché le luci, il glitter in telecamera, non so che lente ci serve per vedere bene i glitter, non ho idea, sicuramente io non ce l'ho, e quindi va bene. Vado a fare appunto il centro del fiore con questo glitter e poi lo vado a sfumare un pochino verso i petali. Questa è la nail art semplice di questo video, l'ho fatta anche sui pollici, e andiamo a sigillare tranquillamente come sempre, e poi ho finito. Io spero che vi sia stato utile questo video. In alto a sinistra ci sono i miei social, e lasciatemi un bel like se è piaciuto il video, iscriviti al canale perché vedo che tantissimi di voi guardate i video ma non siete iscritte, vi invito a iscrivervi, è gratis. Grazie mille, un bacio grande grande, ci vediamo alla prossima, ciao!